Benvenuti in un nuovo video unboxing, siamo qua come al solito con Andrea. Ehi! E oggi abbiamo il quinto chapter del ciclo La guerra dei Cinque Re. Si tratta di Fantasmi di Arrenar. Era in tema praticamente queste atmosfere da Halloween. Da pianto? No, da Halloween. Halloween, Infatti facendo i conti in teoria doveva uscire ad Halloween, invece ovviamente c'è stato quell'effetto un po' di posticipazione. Infatti questo chapter lo vedrete, non lo sappiamo, penso oramai a gennaio. Sì, a dicembre penso di no. Oramai a dicembre ci siamo veramente difficili. Comunque siamo al quinto chapter, quindi oramai siamo in era post-Valar e questa cosa si nota già da questo chapter, secondo me, come vedremo. Io direi di iniziare subito, come al solito. Allora, ringraziamo Asterion, grazie a cui riusciamo a fare questi unboxing in anteprima. Vi ricordiamo che trovate i link rapidi per andare a visionare tutte le carte nell'info box qua sotto nel video, ci sono i link rapidi. Basta, direi che possiamo iniziare. Ma guardate comunque tutto il video. Guardate tutto il video, ovviamente, che ci teniamo. Le carte nel mazzo, come al solito, sono 20 carte differenti in 3x, quindi abbiamo 69 carte e direi che possiamo iniziare. Ok? Iniziamo come al solito. Tra l'altro, sì, direi, perché andiamo in ordine di numerazione delle carte, quindi partiamo come al solito con gli Stark, che ci presentano questo simpatico nuovo personaggio unico. Abbiamo Roose Bolton, che è un gradito ritorno. Roose Bolton negli anni passati introduceva delle meccaniche sempre molto particolari per la casata Stark. Questa volta invece mi sento di dire non fa in realtà cose così eccezionali, cioè non introduce meccaniche così eccezionali. Una volta i Bolton erano famosi per cambiare il controllo durante la partita, per simulare un po' il fatto che loro sono di Volta Gabbana, diciamo. Invece qui gli hanno dato, diciamo che in questa versione sono ancora abbastanza standard, probabilmente sono ancora in versione fedeli alla casata. Però il personaggio unico, come notiamo, non è fedele. No. Costa 6, 2 icone. Ci mancava che fosse fedele Roose Bolton. Magari, infatti, effettivamente. Quindi costa 6. È proprio il concetto che non funziona. Non funziona con Roose Bolton, non era credibile, no. Diciamo, il personaggio. Costa 6, militare intrigo, forza 4, quindi un pochino sotto costo, alleato tra l'altro, attenzione. Tratto sfigatissimo. Tratto un po' sfigato comunque, c'è Dissension, volendo, in futuro ne riparleremo. Casa Bolton e Lord. Casa Bolton, attenzione perché è importante, abbiamo già visto per esempio l'Arrenar dei Lannister, per esempio funziona anche, se non sbaglio, con Casa Bolton, sì, e questo personaggio non è fedele. La buttiamo lì. È un Lord, quindi può essere scontato abbastanza tranquillamente. Ha una reazione, Andrea, che cosa fa? È molto forte. Dopo che hai vinto una sfida in cui Roose Bolton sta attaccando, scegli dei personaggi controllati dall'avversario sconfitto per un totale massimo di X forza, dove X è la forza di Roose Bolton, non printed, la forza di Roose Bolton. La forza. Sacrifica Roose Bolton per uccidere tutti quei personaggi. Non male. Non male. Quindi sostanzialmente uccide personaggi con forza pari alla sua. Si parla qui di forza non stampata, no, né la sua né quella dei personaggi che va ad uccidere. Dico personaggi, non personaggio, perché la sua peculiarità, diciamo, oltre a questa cosa, è che può uccidere più di un personaggio. Quindi magari uccidendo lui potremmo andare a tirar via un sacco di Clanstalk dall'altra parte, per esempio, certo, oppure uccidere magari un mono personaggio. La peculiarità è il fatto che comunque lui debba essere sacrificato, ma mille cose negli Stark ti fanno prendere punti se hai sacrificato personaggi Stark, rialzare tutti i Stark. personaggi Stark, e lui potrebbe essere utilizzato per una bella cripta di Grande Inverno, che a questo punto comincia a essere si potrebbe rivalutare esattamente anche la cripta, e veramente per un effetto combinato di magari una claim di militare più il suo effetto. Il suo effetto viene tra l'altro prima della claim, quindi tu gli spazi tutti i claim so piccolini, così rimangono solo quelli un po' più interessanti e via. Ma la cosa interessante è che comunque lui lo fa anche in intrigo. Tra l'altro funziona anche, la sua abilità ovviamente funziona anche in intrigo. Basta vincerla, non devi vincerla di nessun margine, no, basta vincerla e lui la sua forza. Vale la pena pompargli la forza? In un'eventualità di ghiaccio sì, però secondo me in altri modi forse no.
Teniamo Tanto conto che già c'è roba interessante da uccidere, forza Sì. 4 ce n'è. Teniamo conto che già comunque c'è Grande Inverno che comunque gli dà probabilmente Siamo forza già 5, che già non è male, già con una forza 5 possiamo eliminare tanti personaggi unici anche interessanti. Ecco, magari tipo Lady non mi sentirei di metterlo su di lui perché ricordiamoci che Lady non è irrecuperabile, quindi No, viene sacrificato insieme a lui. dovremmo sacrificare anche Lady insieme al personaggio, non è molto funzionale, quindi direi che a parte l'effetto di di ghiaccio o disposto insieme al Grande Inverno non c'è molto altro. Sì. Oppure no, c'è anche la terra quella che dà più 2 in forza. È vero, sì. Quella Se che partecipano dà più due personaggi, unici, insomma, ecco. però lì solo i militari diventa un po' problema. Vabbè, comunque Diventa un ci pochino sta, più particolare. ci sta, però può essere utilizzato. Diciamo comunque che al crescere della sua forza crescono i target che lui ha Sì. o il numero di target che puoi far fuori con il suo effetto. Ok, allora andiamo alla seconda carta Stark, Questa- che tra l'altro è l'immagine di copertina del chapter, è una versione Stark di Arenar, sostanzialmente. Costa 4 anche questa, non è fedele, Arenar dubito che sarà mai fedele, ha un tratto che è competizione. Vabbè, e roccaforte lo capiamo, competizione no, però va bene, non so cosa si riferisca. Vabbè. Sai che io avrei messo forse contesa? È sempre un territorio che Ah, di uno perché e tu dell'altro, indichi si capisce. questo, sì, Prima beh. Star, poi dopo un po' di casini. Che tratto strano Quindi, però per delle molto, location. molto Comunque va strano. bene. Boh, ma magari non verrà mai Allora, utilizzato. reazione: dopo che un personaggio è entrato in gioco, inginocchiamo la nostra carta fazione e sacrifichiamo Arenar per ucciderlo. Ennesimo effetto di kill per gli Stark, Io ne ho parlato a lungo. costoso, però Ne ho parlato a lungo su un video react che abbiamo fatto quando sono spoiler. usciti i primi spoiler di Fantasmi di Arenal, e questa carta mi ha sempre fatto molta paura, e è vero che adesso che c'è Valar Morghulis tutti devono morire, quindi prima o poi ci salta il personaggio, però penso che sia una carta un po' troppo facile da usare, mia personale opinione, e che non ti dà nessun tipo di risposta. Mentre sai che con Valar comunque noi possiamo salvare con le copie, salvare con le bodyguard, salvare con le location già in gioco, va bene, quello lo si può fare anche su Arenal, questo è vero. Però per esempio con le copie no. Un Con le personaggio copie no. entra in gioco, pam, non hai tempo di mettergli le copie, quindi Una bodyguard neanche. né il tempo per metterci una bodyguard. Di fatto l'unica casata che può dire qualcosa a questo Arenal è la casata che ormai è già super superiore, diciamola così, che è comunque i Lannister. Dicono no, hai sacrificato un pezzo da 4 per non fare nulla. sì. O anche i Greyjoy possono salvare, ovviamente. in vari modi. Con la location già in gioco, Ok, certo, e dicono, o con guarda, l'evento se è un o con l'evento personaggio. se è un personaggio, certo, quello È un personaggio Greyjoy. diciamo che sono due casate che comunque in questo momento hanno avuto un bel boost. Sì. I Greyjoy da Valar e i Lannister invece perché sono Lannister. Faccio solo, sottolineo soltanto che attenzione che non dice un personaggio schierato, ma un personaggio che entra in gioco. Quello lo puoi addirittura lo puoi usare anche per un eventuale mastino messo giù in ambush. Sì, no, guarda, anche mastino. Quindi tutti i vari jumper, effetti Guarda, se jumper possiamo- del Lannister, vari da eventi, eccetera, eccetera, funziona, cioè Arena funziona anche su Funziona quegli anche su effetti, sui personaggi che entrano in gioco con quegli effetti. Attenzione, Su funziona. Arenal, che però non avrebbe molto No. Vabbè, oddio, in realtà Però non ti sì, fa usare no. il personaggio, No, cioè chiaro, comunque non è una ti bella- fa- una bella non ti fa sberla. usare il personaggio, È una bella sberla lo stesso. Tra l'altro attenzione che dopo vedremo che andrà in combo anche con la trama, che secondo me va in combo anche con la trama che vediamo in questo chapter. Comunque va bene, io direi di andare avanti perché Sì, sennò certo. allunghiamo troppo il video. Passiamo ai TRL. Comunque due carte Stark belle bomba. Belle, vediamo se anche i TRL hanno... Beh, Perché... almeno una sì, ok. che quella la sapevamo già. Esatto. Brienne di Tart. Brienne, no, torna No, Brienne. Grande ritorno di Brienne di Tart, vediamo cosa fa. Costo 5, forza 5, quindi onestissimo, con Sì. militare e potere, le sue classiche icone. Anzi direi, cioè forza, Perfetto, costo, perfetto. Guarda, sì, sì. quando è così, un po' come ci hanno abituato anche i TRL. I TRL sì, oggettivamente hanno sempre, o quasi sempre, forze e costo molto bilanciati. Con fama, Sì. Lady, tratto Lady. Tratto Lady Non è importante. un cavaliere, vabbè. Non è un cavaliere, però è Lady che è importante comunque per la È molto casata. importante Perché per la casata, per una rosa per Lady Sansa. Certo, dare alla rosa quel cesso di no, Brienne però fa un po' schifo. la puoi tutorare o rialzare con i cavalieri. Quindi Anche sì, però comunque già la controlli, quindi comunque è un'altra Lady che si aggiunge al parco è un'altra Lady Lady.
Sì. E ha una passiva finché controlli un personaggio re o Catelyn Stark. Quindi Tanto diciamo lei non è fedele, per un come al Lannister, per uno Stark bannerato in bannerato. questo caso, perché Brienne di Tarth non viene inginocchiata quando è dichiarata come difensore. Ma, Che comunque quindi, è un sì. plus. Sì. È un plus. È un plus. Va bene. Personaggio re comunque adesso che c'è Renly è piuttosto comune perché comunque tutti lo giocano, Sì. è una carta a bomba quindi è giusto giocarlo, quindi una volta che hai Renly e hai lei comunque sia hai un difensore gratuito, diciamo. Sì. È comunque un personaggio aggiuntivo con fama, secondo me è un'ottima aggiunta per qualunque Non è mazzo male, Tyrell, no. cioè lo spazio c'è volendo e c'è un'altra Renon, quindi porti a casa poteri più facilmente. E invece credo che la seconda carta sia una merda, penso, non lo so. Allora, vediamo la insieme, seconda ma- carta è un evento, in questo caso, evento costo 1, non fedele, offerta della pesca. Ci dice, giocabile innanzitutto solo se controlliamo Renly Baratheon o un personaggio ready. Vabbè, abbiamo capito. C'è assonanza tra questi due termini? Vabbè, che tu dia è la stessa cosa. più o meno è la No, stessa cosa. vabbè, dai, non siamo così maliziosi. Allora, È un'azione di sfida. azione di sfida. sì. Scegli un personaggio attaccante, rialzalo e rimuovilo dalla Esatto, sfida. quindi è coso, è Alto giardino. evento di alto giardino. Esatto, ha lo stesso identico effetto di Alto Giardino, costo uguale, soltanto che ovviamente essendo un evento è monouso, diciamo. Per un mazzo Tyrell che magari usa tanto Alto Giardino, che comunque vuole andare in controllo su ti rimuovo gli attaccanti, non ti faccio attivare gli effetti, eccetera, eccetera, ovviamente potrebbe essere interessante. Attenzione che ovviamente lo possiamo giocare anche sui nostri, esattamente Sì, come con cioè Alto come Alto Giardino, Giardino, è la possiamo stessa rimuovere degli attaccanti Se magari non hai voglia di mettere uno slot di location da 3, Allora, puoi dire vabbè metto l'evento. Ma probabilmente anche ci sono gli tanti, eventi ce ne sono tanti. cioè, ci sono tanti eventi forse anche migliori, però comunque è un effetto ridondante con un effetto in casata che già esiste per Alto Giardino, un po' anche magari con la cavalla, eccetera, eccetera. Cioè comunque è un effetto un po' ridondante per la casata che magari può essere sfruttato da qualcuno. Può darsi, Vedremo. al momento mi sembra. Sì, comunque al un momento po' le due giocato. carte Tyrell mi sembrano comunque decisamente inferiori a quello che vedremo adesso. Sì, direi. Vabbè. Comunque. Passiamo ai Nightwatch, Passiamo ai infatti. Nightwatch. Ecco, i Nightwatch allora, come abbiamo sempre detto, sono casata dominante del meta e quindi infatti Vabbè, adesso vediamo. No, a parte gli scherzi, in realtà è tutta una questione di crescita, no? no, Ma ma è l'avevamo vero. detto nel chapter precedente, avevamo Siamo detto d'accordo, della ma foresta. io La direi foresta che, ha cambiato un esatto, po' le cose. io direi che già da quest'estate che continuiamo a dire che i Nightwatch stanno pian pianino continuamente aggiungendo Ricevendo carte sempre meglio. cosa che invece non sta, secondo me, succedendo così in maniera così incisiva per i Tyrell. Però una delle due casate che erano un po' sotto, diciamo, sottogiocate ai Nightwatch, quantomeno sta recuperando la grande. Infatti anche questo nuovo personaggio io direi che proprio va È nel ottimo, solco. è ottimo. Tra l'altro esce con una tempistica direi perfetta. Abbiamo una nuova versione, una nuova nel senso un ritorno, per chi già lo conosceva dalla precedente edizione, di Craster, personaggio Craster. Questa volta costa 5, forza 4, mono iconato intrigo. Io tra Quindi l'altro questo diciamo che ha. sì, Stavolta costa di più di quello sì, della forza. sì. La forza è rimasta invariata, La forza- guarda bene. No, sì, costava era sempre- 2, costava 2, forza forza 5. 4, Forza 5, sì, vero, sì. 5. Questo vabbè, costa 5, forza 4, sempre intrigo. Craster, la gente un po' si meraviglia, ma ha sempre avuto No, intrigo. ma perché basta. Craster è un po' Perché è di un puttana, infido, lui Craster, sì, è un inciuccione. Ovviamente non è fedele perché è un chiaramente. alleato, infatti è un alleato bruto, anche perché è un bruto alla fine come potrebbe essere fedele per i Nightwatch, ok? È immune agli effetti delle carte presagio. Ecco, e qui casca l'asino, perché innanzitutto è immune agli effetti. Quali sono queste carte presagio? Ma non lo so. citiamone una Sciracchia. famosa, sì, Sciracchia, certo. Oppure Valar, la buttiamo lì. Valar. Buttiamo lì Allora, Valar, ma è una immune- carta che non gioca nessuno, che non quindi gioca perché nessuno. dovrebbe Esatto. essere immune? Quindi innanzitutto immune al Valar e poi ha un'abilità come azione che ovviamente va in combinazione Certo. con questo fatto. Infatti ci dice che possiamo sacrificare Craster per rimettere in gioco tutti i personaggi che sono stati uccisi in questa fase dalla pira dei morti dei loro proprietari. Quindi, dopo che è sopravvissuto a Valar, possiamo addirittura sacrificarlo per rimetterci in gioco Tutti tutti dentro. i nostri personaggi morti e ovviamente anche quelli del nostro avversario. Attenzione che rimette in gioco non solo i nostri, ma anche quelli dell'avversario.
L'immunità quindi serve essenzialmente a permettergli di usare la sua abilità, perché altrimenti moriva prima di poter usare la sua abilità, e quindi era un po' così, o avrebbero dovuto scrivere quantomeno l'abilità in maniera differente. Ed è interessante, attenzione, che può essere usato in qualsiasi fase, non necessariamente su Valar, su questa cosa. Io la dico poi. Diciamo sempre Valar, ok, perché è la cosa più eclatante. Lui Certo. ne è immune, quindi È rimane. immune. Poniamo caso che nessuno salvi con le copie, rimane solo lui, perfetto, lui lo sacrifichi per far tornare, diciamo, tutti. Se eri in vantaggio e l'avversario l'ha usato per tornare, per cercare di riprendersi, ritorni in vantaggio, meno Craster naturalmente, Certo. è anche ovvio Hai così. perso comunque un pezzo da giusto, 5 giusto, ori, va bene, comunque, però non è male. E se invece l'ha utilizzato per attacco, non ne sei così influenzato come potresti essere se ti fa tabula rasa, naturalmente. Certo. Però comunque lo puoi usare anche in sfide. Se arriva magari il Lannister o lo Stark incazzato di turno, ti fa una claim 3. Ma infatti, con un Rhaenys magari se subisci una claim alta, comunque sacrifichi lui, dopo rimetti in gioco magari tu. personaggi più importanti che magari ti sono morti. È un'opzione, non è così male. Un Benjen, non lo so, qualcosa del genere Non è che tu così puoi rimettere. Però il Benjen non finisce nella pena dei Benjen non morti. finisce la pena dei morti, quindi no, però Benjen tutto il no, resto però tutto il resto sì. potrebbe essere un'idea. Comunque ragazzi, Beh, è interessante. È un personaggio molto interessante. Ovviamente funziona più E che poi altro su anche Valar. un'altra carta notevole. Sì. Allora, seconda carta dei Nightwatch è un ennesimo attachment, io direi. C'è da dire che non è male, ecco, adesso più che altro che c'è una sovrabbondanza, direi, di attachment non c'è interessanti. problema, qua scegli e sostituisci nell'eventualità. Certo, Io credo che questa qui, che la vediamo subito, è il pugnale di vetro di drago, chiamato dai maestri Ossidiana. È solo è un'arma, costo 1, non fedele, solo personaggi Nightwatch. E praticamente l'unica cosa che l'unica cosa praticamente che puoi mettere sui personaggi Nightwatch sono le armi. Certo. Il resto non va bene, quindi va bene, li riempiamo di armi. Finché il personaggio con questa aggiunta sta partecipando ad una sfida, riceve +2 forza ed è immune alle capacità dei personaggi avversari. Sì. Ricordo comunque che ricordo di nuovo che non è unico, quindi è veramente ottimo ed è migliore secondo me della spada con ambush, quella la spada di allenamento. Sì. Come si chiama? Si chiama Practice Blade. Sì. Allora, certo, l'altra ha ambush, quindi che sorpresona. Sì, ma ovviamente un costo 1 da +2 in forza è ovviamente migliore dell'altra. Ma però non solo, anche il fatto di essere immune alle abilità non è male. Immune tra l'altro non alle abilità ma alle capacità, attenzione perché capacità ovviamente è un concetto più esteso, cioè anche a quelle abilità passive e anche per esempio alle keyword, anche se in realtà non ci sono keyword probabilmente che interagiscono facilmente con personaggi, però vabbè, ok. No, ok, sì. Perché se esistesse ancora Mortale, lui sarebbe immune al Mortale, sì. per dirti? No, perché lì dovresti scegliere tu un personaggio. Okay, vabbè, no, sarebbe complicato. Però diciamo per esempio che se lo metti un personaggio che difende da in piedi e perdi la sfida, non te lo possono intimidire. La butto lì. Sullo start ovviamente non funziona perché ovviamente se te lo startano prima che tu non sta ancora partecipando, quindi è inutile. Però vabbè, comunque anche ad abilità diverse dei personaggi o capacità diverse. Cioè non devono essere per forza innescate. No, esatto. Tipo Balon. Per esempio, Balon lo ferma. Esatto. Vabbè, ci pensava già la foresta a fermarlo. Sì, però anche questa è una cosa in più. Se non ti startano il personaggio su quest'arma, anche l'abilità di Balon non serve. È decisamente eccezionale. Però attenzione che comunque la spadina, quella famosa dà anche un'icona, cosa che comunque secondo me non è così banale perché i personaggi Nightwatch sono tutti monoiconati. È vero, ma ormai c'è la un butto bello lì, spread. Giocatori Nightwatch, fate le vostre scelte. Passiamo ai Baratheon. Passiamo ai Baratheon e anche ai Baratheon possiamo partire col trend, fate le vostre scelte anche su qua. Sì. Perché secondo me, per esempio, questo nostro nuovo Davos Seaworth è decisamente più forte del vecchio. Costo 6, forza 4, militare e potere, cavaliere, contrabbandiere, lord. Sì, anche Lord. Sì, anche Lord. Va bene. Fedele, quindi ci si avvantaggia.
Furtività comunque la mantiene e una reazione secondo me estrema. Dopo che Sir Davos Seaworth ha oltrepassato un personaggio non fedele utilizzando furtività, pesca una carta oppure ottiene una moneta d'oro. Sì. Molto spesso si pescherà la carta, cioè è un personaggio eccezionale. Sì, è molto forte, ovviamente costa molto di più di quello vecchio, sì, certamente. cioè ha i suoi limiti, però ovviamente è molto Solo forte, uno di costa forza in 6. più, giusto? Soltanto perché l'altro è forza Sì, 3. certo, solo uno di forza in più costa e costa 2 in più, ha le stesse icone, stessa keyword, Guarda, una volta... abilità differente, quell'altro lo recuperi, questo qua invece ti fa pescare. Secondo me già una volta che ha utilizzato la sua abilità, già si è, diciamo, hai ripagato il gap che c'è con il precedente, se la usa 2 o 3 volte hai completamente, hai fatto un ottimo vantaggio caro. Okay. Seconda carta Baratheon, invece abbiamo un evento. Allora, è un evento che costa X non fedele, è un evento con il tratto Roror, ma questo non sarà tanto significativo come vedremo, adesso scopriamo perché è un evento che ha una reazione dopo che abbiamo vinto il predominio. Sì. Quindi già questa cosa smonta un po' l'utilità del tratto Roror. Sì, diciamo che il tratto in combinazione con Melisandre non gli serve. Non gli serve a niente perché non tappi prima delle sfide e non tappi nemmeno eventualmente per vincere la dominance, perché devi averla già vinta, quindi non serve veramente praticamente a nulla, se non... La butto proprio in estrema cioè in estrema analisi potrebbe servire in combinazione con Stannis. Perché anche tappare in dominance con Stannis tutto sommato, Stannis ovviamente del corset, tutto sommato potrebbe comunque servire a qualcosa. Però diciamo un'utilità veramente relativa. Che il suo tratto è corner case. Esatto. Vabbè. Per il resto però non mi sembra malvagissimo. No, l'abilità è, poi ci dice quindi che reazione, quando abbiamo vinto il predominio scegliamo X personaggi con il tratto Roror, ok, in piedi. Ok, attenzione, ovviamente funziona diciamo proprio a bomba con le Fiery Followers che sono sicuramente in piedi e quindi va bene. Però personaggi Roror in piedi, ognuno di quei personaggi ottiene un punto potere. Serve sostanzialmente, è un evento che potenzia la meccanica della dominance e del fare punti aggiuntivi durante la dominance per i Baratheon. Non è malvagissimo, il fatto è che comunque potrebbe paghi per ogni punto potere che tu di fatto fai, quindi devi tenerti una buona gli Iori, devi avere i Roror in piedi, devi aver vinto la dominance. Fiery Followers ovviamente poi ti puoi tenere Melisandre, ricordiamoci poi che Fiery Followers comunque ogni tanto poi magari muoiono, quindi vabbè, diciamo che è un finisher secondo me, può essere un cazzo di chiusura, ma anche quel turno lì in cui dici chiamo quei paio di punti X che magari vado a chiudere. Comunque sta iniziando a diventare una serie di effetti tra tavolo dipinto, Gendry e tutta una serie di effetti. I corvetti bianchi. Ecco, i corvetti ancora non li abbiamo praticamente, io non li ho ancora visti usati. Molto più difficili da utilizzare sicuramente di questo evento, per esempio i corvetti. Ok, passiamo ai Lannister. Vediamo chissà che carte da culo che avranno dato ai Lannister. Però, Andrea, c'è da dire che ultimamente Lannister non è che usciva, a parte la Deluxe, no? Nei chapter non è che ultimamente usciva roba proprio bomba per i Lannister, quindi vediamo cosa gli abbiamo dato questo giro, dai. Allora, abbiamo, prima carta è un personaggio unico. Ah, che sfigato! Costa 7 forza 3. Costa 7 forza 3, monoiconato. È Joffrey Baratheon. Allora, Joffrey Baratheon ha sempre avuto, da che me lo ricordo, questa cosa della Forza 3. Cioè, non so perché è affezionato a questa cosa della Forza 3. Però, attenzione, è fedele. È fedele, quindi potrebbe anche scortarlo. Lord Re. Un altro re, quindi è arrivato finalmente il Joffrey Re, di cui tutti aspettavamo, perché dopo aver visto Tommen ci domandavamo dopo aver letto l'abilità non lo aspettavo poi più di tanto, diciamo. Allora, vediamo la reazione. Ci dice che dopo che abbiamo schierato, attenzione, schierato, non messo in gioco, ma schierato, un personaggio fedele, possiamo inginocchiare quel personaggio e la nostra carta casa, la nostra carta fazione, per scegliere e uccidere un personaggio non re dal costo stampato inferiore. Ok, quindi si parla, uccide sostanzialmente il suo effetto sul costo stampato. Vabbè, sul costo, il costo di solito non si modifica in molti modi, comunque sul costo stampato. E attenzione, ovviamente potete attivare la sua abilità anche quando entra in gioco lui stesso, perché ovviamente lui è fedele e quindi entra in gioco e fa questa cosa.
Diciamo che dover tappare il personaggio che entra in gioco, la carta casa fazione, che comunque per i Lannister non è banale perché va in combo con agende, eventi, eccetera, eccetera, non è un costo piccolo. No. Però l'effetto ovviamente Cioè, è pieno di limitazioni. è pieno di limitazioni. Però l'effetto è Però grosso, l'effetto è molto grosso. Io direi che comunque anche un'altra limitazione grossa è il fatto di dover giocare lui, che tutto sommato è un personaggio scadente. Sì, scadente, Cioè, certamente. nel senso, è comunque un costo 7 e tra tutti i costi 7 in casata che metti giù, lui, a parte per il suo effetto, poi... Cioè, non è che... No, beh, ma poi dopo devi cominciare a mettere gente, comunque devi cominciare a mettere dentro gente di un certo livello, perché comunque se metti dentro lui puoi utilizzare la sua abilità con lui, Sì. poi puoi utilizzarla eventualmente con Tywin e ovviamente lì diventa ancora più interessante. Sì. Poi però cominci a doverla utilizzare con Cersei, con sì. Pycelle. Sì, dopo diventano pochi dopo i target diventano relativamente- a cioè, costo alto, diciamo. Si riducono i target su cui puoi utilizzarlo e comunque sia la sua abilità diventa, allora, diventa l'abilità meno forte e poi certe volte puoi poter utilizzarlo il personaggio, maledizione. Se io metto giù Cersei voglio poi utilizzarla, non voglio inginocchiarla per infatti, fare qualcosa di... bisogna capire un attimino, cioè però non mi sento di dire che, nonostante l'effetto sia molto forte, non mi sento di dire che sia il tipico personaggio 7 su cui probabilmente un mazzo Non ci puoi contare più di tanto. cioè, ci investe tanto, no? Costa troppo, ci sono scelte probabilmente migliori. Tra l'altro in un mazzo che già di suo overkilla alla grande, quindi grande, sì. vabbè. Anche la seconda carta Lannister a me in realtà lascia tutto sommato un po' perplesso, ha un'abilità bella, però anche qua forse un po' ridondante. È una location, Unica. un luogo unico, costa 2, fedele, quindi vabbè, comunque anche scontabile se vogliamo. È il bordello di Kataia. Kataia, chi è? penso. È una delle gestori del bordelli di Corto, se non sbaglio, una cosa del genere, no? Forse no? Beh, ragazzi, comunque ce lo direte voi, visto che tutte le volte ci Io dite non mi che ricordo un cacchio. non Cioè, ci certo, ricordiamo- è certo vero che dei libri proprio mi ricordo poco, dovrei vabbè, andarli anche a che ri- sono dovrei andare anche a passati rivederli. tipo eoni dagli ultimi libri usciti, Decisamente quindi sì. vabbè. Allora, ha tratto a prodo del re, Sì. azione di schieramento, quindi attivabile solo in schieramento, inginocchiamo un personaggio con un'icona intrigo per ottenere una moneta d'oro e possiamo farlo due volte. per fase. Ok, siccome è solo in questa fase possiamo farlo 2 volte. Quindi dobbiamo inginocchiarci dei personaggi con intrigo per ottenere degli ori. È vero che allora di personaggi con intrigo siamo pieni. Se ne abbondano. Di personaggi- solito sono anche piccolini, tipo non so, Ce magari... ne sono anche piccolini, però personaggi con intrigo da inginocchiare per avere un oro è frittellosa, mi sento di dire. È molto Questa, è frittellosa, molto frittellosa questa location. Allora, mi può venire in mente gli utilizzi che mi possono venire in mente è magari quando abbiamo tirato prima neve dell'inverno tutti i personaggini piccoletti tipo le bordellare, gli assassini, tutto quello che tornerebbe poi Allora, in mano. È fortissima, ci facciamo un po' di è soldi. fortissima su turno in cui giochi prima neve. Tanto ti inginocchi tutto quello che tanto ti tutto ritorna in quello che deve mano, tornare in mano. e sei a posto. Bene. Però in tutte le altre situazioni sì, ti può Allora, aiutare. tipo, non so, se hai Cersei nuova del Deluxe giù, oggettivamente tipo, di solito ti basta lei per fare più o meno qualsiasi cosa. Nell'eventualità che tu hai giocato prima un assassino o una bordellaia di quelle che rimbalzano, tutto sommato mi sento di dire che puoi anche inginocchiarla per un Pensavo oro. che stessi per suggerire di inginocchiare la Cersei della Deluxe Eh, per prendere l'oro. Che... Sì, ma no, giocatori Lannister, fatelo, cioè mettete giù Cersei, truc, così E poi prendete gli ori che poi vi prendete servono. degli ori che servono un casino. No, Vabbè. sì, è frittellosa, un po' frittellosa. È un po' Più che altro è che tipo con la miniera non devi fare niente, non ti richiede di inginocchiare personaggi. Quindi tutto sommato mi sembra una carta di economia un po' così. Frittelle a bordello, andiamo avanti. Allora, parliamo dei Grigioi. Ecco, i Grigioi, vediamo un po' cosa hanno dato ai Grigioi. Hanno dato un personaggio unico che costa 2, forza 2, moniconato potere. Quindi deve essere gente del dio abissale, perché moniconato potere è gente del dio E abissale. invece no, attendente uomo di E ferro. invece no. Fregato. Freghe. Allora, non è unico. Appunto, tenente uomo di ferro ha un'abilità passiva che ci dice ogni aggiunta ottiene irrecuperabile. Elia poi, chi è? Solito. Cioè. Ragazzi, ditecelo nei Ditecelo commenti. voi, chi Ditecelo nei cacchio commenti. era Elia? Esatto, allora.
Direi che l'abilità può essere interessante per far saltare essenzialmente gli attachment o l'icona dei martel. Sì, essenzialmente può servire a quello. Sì, C'è da dire che però anche lì è complicato, perché cosa devi fare? Devi farti sostanzialmente morire comunque il personaggio su cui hanno giocato l'attachment, in maniera tale che poi l'attachment venga scartato perché è irrecuperabile. Poi a quel punto dovreste trovare il modo anche magari di rimettere in gioco, cioè ci sono adesso i modi, no? Abbiamo visto modi vari per rimettere in gioco i personaggi per i Greyjoy, poi vedremo anche in questo chapter, però comunque è molto macchinoso, sono un personaggio con abilità interessante ma un po' particolare. No, più che altro non ci sono attachment poi così pericolosi, non lo so, così da dare irrecuperabili. Essenzialmente irrecuperabile, veramente a me di giocato almeno scusami, poi loro hanno la meccanica di staccarli, cioè oggettivamente un We Do Not So, poi l'armi alle porte di solito i Greyjoy la usano. Staccano e fanno prima, perché dovergli dare recuperabile. Attenzione che con armi alle porte ovviamente questo personaggio non serve a niente, perché dico, lo appunto, diciamo perché armi alle porte rimbalzi in mano gli attachment, ok? Il recuperabile funziona quando il personaggio su cui sono attacciati lascia il gioco, no? Lo diciamo perché poi dopo questa cosa sicuramente salterà fuori. Vediamo altro, direi. Non so, Elia non mi no, neanche a me. Seconda carta da Greyjoy. Benedicilo con il sale. Evento. Tratto benedizione non fedele, costo 1, giocabile durante una sfida di potere. Azione, scegli un personaggio dio abissale o uomo di ferro partecipante. Praticamente tutti, cioè più o meno, perché se non sono dio abissale sono uomini di ferro, se non sono uomini di ferro sono dio abissale. Quasi tutti. Fino alla fine della sfida quel personaggio riceve più 3 forza, se vinci la sfida pesca una carta. Allora, se non mi avesse messo alla fine della sfida, se vinci la sfida pesco una carta, non avrei avuto neanche il minimo dubbio e non l'avrei mai giocata. Col pesco una carta fondamentalmente è carta per pompaggio. Esatto, può essere comunque penso interessante per chi gioca Greyjoy, perché comunque ovviamente va in combo, inutile sta a spiegare, no? Con Baron, eccetera eccetera. È interessante, attenzione a due cose. Una cosa è limitata alla sfida di potere. È molto bello invece il fatto che faccia pescare una carta. Mi domando, visto che ultimamente sto vedendo che stanno giocando sempre meno, addirittura le location a costo 0 che aumentano la forza, mi domando quanto possa trovare spazio un effetto monouso, che non ti fa setup, che ti riempie gli slot degli eventi. Non lo so, è una domanda a cui sapranno rispondere. Forza ti può aiutare con dei personaggi magari più piccoli, magari con il maestro con stealth, dici beh lo rendo più potente. Ma lui è dio abissale / uomo di ferro? No, il maestro no. Fregati. Il maestro no, perché è il maestro penso e basta. C'è Theon, va bene, vogliamo Theon o anche... Ma Theon, la forza di Theon è il fatto di dover andare di dover fare la noppo, chiaro. Non so se quel più 3 di forza... Ci sono gli annegati, le armate, se vogliamo fare una sfida vincere con gli annegati. Forse sono quei più 3 di forza che forse ti servono per attivare altri effetti. Sì, tipo, non potrebbero funzionare con la nuova terra anche, per esempio, che ti fa rimettere, se vinci la potere, se vinci la potere rimetti, poi rimetti che devi vincere la di forza 5. Sì, esatto. Cioè, com'è che era? Io come esce Naga Hill, però io mi ricordo l'illustrazione. Sì, no, era non si chiama così. Non mi ricordo più. Ce lo direte voi. Sì. L'avete Comunque vista, può esserci qualche combo, ma non lo so, non mi sembra... non lo so, ragazzi, c'è un effetto, il problema è che c'è un effetto permanente che aumenta la forza già nei mazzi Greyjoy più carino. E che è un effetto permanente a costo 0 che ultimamente sto vedendo non così tanto, che non sta trovando così tanto spazio. Mi domando quanto un evento possa aumentare questa cosa. Comunque, vabbè. Passiamo ai Targaryen. Mi devo denudare. Oh, bravo. Allora, Targaryen, ci sono due carte, secondo me, interessanti ma particolari, Andrea. Ma vediamole. Allora, abbiamo un nuovo personaggio a costo 5, che è Xarax o Andaxos. Sì, non fedele, Andrea. Non fedele. Tra l'altro, attenzione, potrebbe andare anche in altri mazzi, quindi, e la sua abilità funziona anche in altri mazzi. Io penso che sia più utile in altri mazzi piuttosto che in... Perché, vabbè, adesso vediamo. Comunque, costo 5, forza 4, intrigo e potere. Costa 1 in meno di Piat. Vediamo se fa sarà qualcosa di eclatante / eccezionale. Mercante come tratto, quindi nessun tratto negativo fortunatamente. No. Allora, reazione, dopo che hai schierato una giunta unica,
ottieni 2 monete d'oro. Sì. Limite di una volta per fase, va bene, ma tanto quante aggiunte vorrai mai giocare in una Uniche. fase? Allora, le aggiunte uniche non sono allora, le aggiunte uniche qua non si intende Targaryen, quindi già un po'. Ovviamente non essendo diventa fedele, ovviamente ti mi permette. sembra giusto, cioè questa qua non è una di quelle ti dico la fedeli verità, non fedeli. prima di leggere, quando stavo leggendo la carta la prima volta, prima di arrivare a leggere la parola unica, avevo già immaginato un mazzo Martel con fortissimo, tipo. fortissimo dentro lui, però poi mi sono Unica. accorto che... Beh, allora, comunque, di attachment unici un po' ce ne sono. Sì. Il problema è che comunque... anche Nightwatch potrebbe sì, essere, però dice unici e quindi... Anche lì. Anche lì. Più che altro è un po' un effetto strano. Se fosse stato un pesco una carta ti avrei detto, beh, effetto forte, ma il 2 ori... Però i 2 ori non sono così male. Vabbè, comunque, vediamo. Ma niente di che comunque. Un personaggio Ecco, questa unico. carta comunque direi che si aggancia quantomeno, diciamo che l'hanno messa in sinergia con la seconda carta che vediamo. La seconda carta che vediamo è infatti è un'aggiunta unica. Aggiunta unica non fedele, Non fedele. che è strano, questa è una di quelle fedeli non fedeli, Attenzione. quelle proprio un po' subdole. Sì, che costa Perché 2. Costa 2. Quindi si ripaga, diciamo, si ripaga. come sa. Titolo, come tratto, Sì. va bene, meno male che non è condizione, se no era Vabbè. finire. Solo personaggi nato dalla tempesta che controlli. Sì, Facciamo il conto di quante ce n'è. sì. Una. Daenerys Targaryen. Infatti lei è titolo Beh, madre dei draghi. Anche a chi lo vogliamo dare? Secondo me gli ridaranno tutti, no? Io Per il anche a pianino Milly liberatrice però di schiavi. sì, esatto. Anche a Milly però il titolo madre dei draghi Ci stava a pennello. ci stava Preciso. benissimo. No, vabbè, comunque solo personaggi nati dalla tempesta che controlli. Vabbè, mi sembrava una cosa anche abbastanza ovvia. Azione di sfida. Durante una sfida in cui controlli un personaggio drago partecipante, inginocchia la madre dei draghi, quindi questo attachment, Non i personaggi non il su cui è personaggio, per far equipaggiato. partecipare il personaggio con questa aggiunta alla sfida nella tua fazione. È come, vabbè, dalla tua parte. Dalla tua parte, esatto, perché sennò- non specifica in attacco o in difesa, perché ovviamente Quindi, tu potresti, dalla tua fazione, sì. cioè esatto, basta che il drago partecipi, no? Non Sì, deve sì, il drago attaccare, deve quindi partecipare. può anche partecipare un drago in difesa e tu inginocchi Fai entrare. l'attacco e fai entrare la Daenerys sostanzialmente Sì, in perché non c'è difesa altro. o in attacco a seconda della sfida in cui sta partecipando il drago, per quello che la dicitura è scritta così. Allora, è potenzialmente molto forte perché avendo tutti e tre i draghi in gioco potresti Cavolo. far partecipare Daenerys in 3 sfide. In 3 sfide in attacco, volendo, più una in difesa o comunque in generale in 4 sfide sostanzialmente, volendo, Oppure in 3 sfide poi lasciandola in piedi. Lasciandola in piedi, sì. E facendo tipo 3 punti pescando 3 carte o facendo 4 punti pescando 3 carte, una roba veramente senza senso. No, 3 sfide la lasci in ginocchio, Max. Una sfida si inginocchia, una sfida si rialza, una sfida partecipa in questa. Una sfida partecipa e si rialza. Sì. Una sfida la facciamo Sì, partecipare vero, con Madre dei vero, Draghi. sì, Se sì. fai 3 sfide, Fai la tre lasci sfide, in ginocchio. massimo 3 sfide, Vabbè, diciamo. massimo 3 sfide. Però non male, Beh, no, non è male per niente. Più che altro, più che altro combinata con intuizione. E tanto se hai giù i 3 draghi, comunque c'è anche fama Certo, da tenere in Tra considerazione. l'altro, attenzione che nella sfida in cui partecipa usando questo equipaggiamento, lei è in piedi, per cui la sua abilità passiva di dare il meno 1 comunque, funziona. compagnia Cioè, cantata. mamma mia. No, è oggettivamente molto forte, ma qual è il problema vero è che come il cavallo, quello che tra l'altro richiede Daenerys Targaryen o qualsiasi altra carta Dothraki, Sì. ancora e già quella lì ancora ha un po' più di range di personaggi da metterli su, quali devi per forza vedere in combinazione. Sì, devi vedere in combinazione. Tra l'altro il cavallo era unico, Il cavallo era unico, sì. per cui adesso comunque iniziamo a dire, io la butto lì, ripagando di Xaro, no? Pentolaccia, Beggar King, questo attachment, cavallo, La spada di la Khal spada di Khal Drogo. Cioè, la verità è che tutta una serie di attachment unici questa casata ce li ha. Poi dopo il fatto che sia efficiente o no giocarli Purtroppo Xaro, questo non ve lo sappiamo dire, Secondo però me quantomeno non tantissimo al momento. no, la possibilità però di avere effetti in casata per attivare Xaro in realtà c'è. Sì, Quindi, ce ne ecco, sono, ce ne dopo se volete farlo o no è un altro discorso. Passiamo ai Martell. Martell. Allora, Martell, il primo personaggio è anche questo un personaggio che ci attendevamo quantomeno da un bel po'. È la nostra, l'hanno chiamata Baratheon? sì, è la nostra Come Myrcella mai? che scoop Storicamente è sempre stata Myrcella Lannister e invece con un così. evidente errore, Un evidente cioè, errore, tra l'altro un lapsus abbastanza freudiano, c'è uno spoiler enorme tra l'altro. Ma perché si chiama Lannister? Chiamare Lannister era uno spoiler enorme nel gioco, ma va bene.
Invece questa volta, in questa nuova edizione, Giusto. finalmente l'hanno chiamata giusta, ma dai tempi del CCG questo. Sì, è vero, sempre stata così. Finalmente l'hanno chiamata Myrcella Baratheon. Vediamo com'è fatta, è un personaggio non fedele, ovviamente, costa 4, icone, intrigo e potere, forza 3. Quindi diciamo che a livello di costo, icone, forza, più o meno ci siamo. Vediamo però che effetto ha. Sì, è una lady innanzitutto e poi ha un bel effetto passivo che ci dice: finché non ci sono personaggi re in gioco, e diciamo che noi sicuramente di re in gioco non ne mettiamo, perché Martin non ce l'hanno. Zero, quindi è giusto Ok? così. Myrcella Baratheon ottiene fama, quindi ragazzi, dà una grossa mano per chiudere, Una grossa mano, sì. e non viene inginocchiata quando è dichiarata come difensore nelle sfide potere. Quindi vabbè, diciamo, il side effect, oltre al fatto di prendere fama, è che difende in piedi le sfide di potere. Vabbè, forse non proprio questo effettone. No, più che altro perché è un po' nel senso che se ti preoccupavi di non lasciare la potere unopposed, c'è sempre la serpe delle sabbie, come si chiama? Obara? Obara. Insomma, non è che è la prima carta che vediamo No. che agisce così. No. Però, vabbè, fama è una gran bella cosa. Però fama. Se l'avversario non gioca re, è comunque un personaggio con il costo, secondo me, preciso per avere una keyword così. Sì, è ready e quindi comunque tutto sommato potrebbe rendere ancora più interessante, cioè giocare quel personaggio sottogiocato che è Doran. Poi dopo vediamo. Ovviamente è un altro personaggio che ovviamente non ha più di forza 4, perché per contratto ricordiamo. È un contratto. Non... È un contratto. Allora, seconda carta martyr, invece questa secondo me è fortissima. È la vera bombetta, diciamo, sì. Carta veramente forte, è una luogo che ci fa fare rimozione, quindi costa 2, federe, unico, ok? Grazie, aggiungo, sottolineo. Sì, c'è da dire che comunque è un po' come Gaston Grey, diciamo, vedrete che è abbastanza equivalente a Gaston Grey e probabilmente verrà giocato o in alternativa o insieme a Gaston Grey per potenziare gli effetti. Allora, tratto Dorn che ci interessa relativamente, reazione, si chiama Passo del Principe. Reazione, dopo che abbiamo perso una sfida come giocatori difensori, esattamente come Gaston Grey, inginocchiamo il Passo del Principe per scegliere un personaggio attaccante. Fino alla fine della fase togliamo un'icona a quel personaggio e noi ci diciamo: oramai quel personaggio è già attaccato, che cacchio ce ne frega. A parte che può essere, sono personaggi che rialzano e fanno cose, esatto, quindi non è un problema. Esatto. E poi attenzione, perché se non ha nessuna icona di sfida, quel personaggio ovviamente cui abbiamo tolta, possiamo sacrificare il Passo del Principe per scartarlo dal gioco. Allora, attenzione, quindi a differenza di Gaston Grey non rimbalza in mano ma scarta dal gioco, non uccide, scarta. Non uccide, scarta, ma comunque è fortissimo lo stesso. Esatto, a differenza di Gaston Grey, quindi non rimbalza in mano ma scarta, a differenza di Gaston Grey però il personaggio può essere salvato. Va bene. E a differenza di Gaston Grey ovviamente c'è questa meccanica del fatto che dobbiamo levare le icone a quel personaggio per poter attivare questo effetto. Quindi diciamo, da un lato meno efficiente di Gaston Grey, dall'altro allora, più è sicuramente forte, meno efficace di Gaston Grey, perché comunque Gaston Grey ti toglie tutte le copie, toglie tutti i salvataggi possibili e immaginabili. Esatto, assolutamente. È una carta da core che rimarrà per sempre. Esatto, allora non è sostitutivo, io non mi sento di dire che è sostituibile. E poi comunque i triconati sono comunque difficili da far saltare. Triconati molto difficili, ovviamente. Comunque anche l'altro non è che l'avversario non sta giocando, certo, e quindi prenderà le sue precauzioni. Certo. Però un biconato per esempio è molto facile. Biconato diventa facilissimo perché ti basta avere una Imere, ti basta ti toglie un problema secondo me. Il Passo del Principe secondo me ti toglie il problema a Rattleshirt Riders. I Rattleshirt vincono la sfida, è un'icona hanno, quindi non è che ne hanno 37. Certo, staccheranno, dipende poi chi va per primo in realtà, per fare tutte le reazioni, ho vinto la sfida, ho perso la sfida. Ovviamente dipende chi potresti addirittura non perdere un tuo attachment se sei il primo giocatore. Certo. È certo che di solito si va per secondi, quindi tendenzialmente ma comunque, esatto. Normalmente quello che succede è io attacco con i Rattleshirt, mi scarto uno dei tuoi attachment tumore e tu mi fai saltare i Rattleshirt Riders. Comunque è un altro luogo che insieme a Gaston Grey fa assolutamente lock, nel senso blocca il gioco, perché diventa un po' macchinoso a questo punto per l'avversario. Poi
A volte, sai, controllare il Glastonbury, a volte qualcuno riesce a farlo, magari te lo inginocchiano con gli omini. Adesso se gli hai in gioco tutti, certo, ovviamente, però magari avendo la possibilità di averli anche tutti e due in gioco insieme, perché sono unici tutti e due, ma ovviamente puoi averli insieme, inizia magari a diventare un pochino più macchinosa la cosa. Vabbè, comunque, interessante. Andiamo avanti, passiamo alle carte neutrali. Allora, anche qui neutrali abbiamo un ritorno dalla vecchia edizione, abbiamo le sorelle del silenzio. Non le hanno fatte come le vecchie con la meccanica delle ombre, anche perché non le abbiamo ancora vista questa meccanica delle ombre. Tra l'altro torneremo a parlarne prossimamente della meccanica delle ombre, che ancora non si vede, perché ovviamente sono usciti, come avete già visto, i primi spoiler del nuovo chapter e non si è vista la meccanica. Quindi c'è una nuova keyword che sappiamo, andate a vedervi il video react. Andate a vedere il video react, esatto. Sorelle del silenzio intanto come funzionava? Costano 3, forza 1, intrigo e potere. Ok, sono delle tratto alleato e I7 e poi hanno un'abilità passiva che ci dice che le sorelle del silenzio ricevono +1 in forza per ogni personaggio nella nostra pila dei morti. Quindi abilità esattamente come quella vecchia, costo ricalibrato né più né meno. Se a qualcuno servono quelle icone a costo basso per il mid-rate game può essere interessante. Diciamo che però in questa edizione un incremento così di forza può essere più sostanziale rispetto alla vecchia edizione. Sì, assolutamente. Guarda, vi dico per quelli che non giocavano nella precedente edizione, erano identiche, tranne il fatto che uscivano dalle ombre. Quindi era una meccanica molto particolare. Che vabbè. In quelle vecchie avevano anche la particolarità che si potevano rialzare e fare 2 sfide molto facilmente. Con altre combinazioni qua magari no, però attenzione che sono uscite dopo Varar. Varar gonfia terribilmente le pile dei morti e quindi ovviamente questo va un po' in combinazione. Ok, seconda carta neutrale invece è una carta che io però io questa non la comprendo. La comprendo io, però è molto relativa. Allora, è molto corner case, comunque l'ho compresa. Allora, sono gli artigli del gelo, un altro ritorno, c'erano anche nell'edizione precedente, e pressappoco, non dico che facevano la stessa cosa, ma quasi. Costo 2, non unico, tratto il nord, è una location. Dopo che, come reazione, dopo che gli artigli del gelo sono entrati in gioco, cedine il controllo ad un avversario. Quindi li regali gentilmente al tuo avversario. Tieni questa location di merda. Bella. Ovviamente farà un effetto negativo. E infatti c'è il -1 di riserva. Sì. Allora, secondo me, sì, è una location corner case, mettiamo le mani avanti, però comunque potrebbe essere, sono gli inverni. Cioè è una carta uscita per l'inverno. Certo, ovviamente potenza la meccanica dell'agenda inverno. Se non giochi con l'agenda inverno, questa carta non la giocherai mai. Il vero problema è il costo, perché allora il costo è superiore a quello che tu effettivamente puoi, cioè per l'effetto che fa, quel -1 alla riserva è poca cosa rispetto ai 2 soldi che potresti... diciamo che da sola sicuramente è un po' così. Se cominciano a essere già 2, guarda che il problema comincia a porsi. L'avversario comincia ad avere molte meno carte in mano, ci sono carte dell'inverno che ti impediscono ti fanno pescare di meno, carte dell'inverno che ti riducono la riserva ancora di più. Sì. Può essere che a un certo punto questa puoi aggredire tantissimo la mano dell'avversario. Secondo me questa carta ti permette di giocare spettri tra le loro fila, la trama che riduce in duplice copia nell'evento lì, perché al momento lo stavano giocando, a meno che non ci sia il limite, credo che però non ci sia, non credo ci sia il limite, e quindi vuol dire che all'inizio si giocava di solito per come trama di partenza, per evitare che la mano dell'avversario si gonfiasse troppo. Adesso puoi giocarla come trama di partenza, così lo lasci risicato, segui con quella che non si può che si pesca soltanto uno, quindi riducendogli ancora di più la riserva. E se vedi questo, ovviamente, puoi generare un nuovo spettri nelle loro fila mandandogli a 0 la mano. Sì, cioè lo lascia al top deck, praticamente al top deck. Sì, più o meno. Certo, è interessante, però costa tanto, io non penso che ci sia una meccanica veramente complicata. Terza carta neutrale, un evento innanzitutto con un disegno che a me piace un casino. Molto carino, con aria tra le fauci di Balerion. Bellissimo. Si chiama Silenzioso come un'ombra, è un evento a costo 0, un'azione, dice scegli un personaggio unico dal costo stampato pari o inferiore a 3 e fino alla fine della fase quel personaggio ottiene furtività. Allora,
È bello l'evento perché costa 0, dà fruttività, che sono due cose tutte e due molto belle, il fatto che costi 0 e il fatto che dia una keyword tra le più forti. Certo. Fruttività, la limitazione è che lo dà soltanto a personaggi unici che costano poco, che tutto sommato nei mazzi mediamente non sono tantissimi. Ce ne sono, ovviamente, ce ne possono essere di interessanti, però non sono tanti. Ecco, di solito i personaggi unici che vengono giocati nei mazzi sono più che altro personaggi a costo 4 superiore, mentre i personaggi a costo più basso in generale sono quasi sempre personaggi non unici. Però adesso noi siamo abituati con però è anche vero che non è sempre così. Diciamo qualcosa per i ragazzi che si affacciano alla seconda. Adesso che si affacciano mica tanto, perché ormai la seconda edizione però è un bel po' che va. Attenzione Andrea, che comunque ultimamente, proprio di recente, sta arrivando tanti ragazzi nuovi che vedono i video e iniziano a giocare. E sono contento. Però diciamo che gli diciamo qualcosa che noi vecchi abbiamo già avuto modo di sperimentare, ovvero il mazzo comunque, anche se composto di 60 carte, è bello risicato. Okay. Quindi cosa vuol dire? Che bisogna sempre cercare di mettere nel mazzo carte che hanno dei target che noi possiamo sfruttare al meglio. Questa carta dipenderà dal vostro deck building, cioè dipenderà da quanti target voi avete per sfruttare questa carta. Ne avete, non lo so, più a carta singola, non a coppia, ne avete più di 10? Molto difficile, un po' complesso, però ecco, in questo caso lo giustificherebbe l'utilizzo di questa carta. È la stessa cosa per la Madre dei Draghi, per quanto sia bellissimo, per quanto sia un evento molto bello e l'altro sia un attachment molto bello, se io ho un solo target in tutto il mazzo dove posso mettere l'attachment, dove posso usare l'evento, non conviene utilizzarlo. Tutto qua, cioè ci sono cose che hanno un range più ampio di target dove ti possono dare più sicurezze, un counter, ma fanculo, cioè se hai la possibilità di metterlo, metti qualcosa è di bello, diverso. l'effetto è bello, il disegno è quanti bello, target hai. vabbè, vedete voi, cioè dovete trovargli gli spazi. Ok, ultima carta, per chiudere abbiamo una trama, ovviamente mancava la trama, è una carta tra l'altro anche qua, tutto sulla tematica del Varar, del post-Varar, della situazione post-Varar, è la trama che dà il nome al chapter, si chiama Fantasmi di Arrenar, come statistiche ha 2, 5, 1, quindi avrà un effetto molto forte, perché la rendita è bassissima, e anche riserva 5, è una trama con il tratto presagio, esattamente come Varar, quindi non che questo magari cambi molto, però va bene. Quando rivelata, dice, mettiamo in gioco il personaggio in cima alla pila dei morti di ogni giocatore. Ecco. Ok, attenzione, quindi cioè il drawback è insito nel testo della carta, e perché ovviamente naturalmente tu te ne hai vantaggi. La rendita bassa è giustificata dal fatto che tu ti rimetti in gioco un personaggio, chiunque esso sia. E se centri Valar è ottima, perché vuol dire far andare, sceglierci come primo giocatore, far andare prima la trama Valar, mettere tutti nella pila dei morti con l'ordine che decidiamo noi, e poi attivare i fantasmi di Arrenal in modo da riottenere un personaggio. Occhio che il nostro avversario farà altrettanto, quindi comunque avrà un personaggio presumibilmente grosso o chiave anche lui. Probabilmente sì. E noi ripartiamo da una riserva di mano bassa e da una rendita molto bassa. Azzeccare Valar naturalmente è da applausi. Certo. Attenzione ragazzi, azzeccarla. Ecco, attenzione ragazzi che non è necessario tirarla proprio sul Varar dell'avversario, possiamo anche prenderci un turno, tanto magari nel turno del Varar il nostro avversario comunque ha Crane 0, per cui non ci farà ulteriori morti, per cui noi se abbiamo un morto importante da rianimare possiamo rianimarlo anche magari il turno dopo, cioè nel senso, sempre che ci arriviamo ovviamente, però se ci arriviamo possiamo anche rianimare il turno dopo eventualmente, per cui tutto sommato è una trama molto bella, con un effetto ovviamente da giocare in maniera ragionata. Ecco, mi sento di dire solo questo, ovviamente ha un effetto fortissimo da giocare giocato nel momento giusto, è importante, può cambiare la partita giocata nel momento giusto, quindi dovete un attimino saperla giocare, esattamente come Varar tra l'altro, dovete saperla giocare, sapere quando non giocarla, sapere come prevedere, cioè il gioco come vedrete adesso che stanno uscendo queste carte comunque che hanno molte più interazioni anche tra di loro sulle trame, è sempre stato molto basato sul fatto di capire
il gioco delle trame del tuo avversario e Questo sviluppare il gioco era tuo. il bello della prima edizione, sta tornando il bello anche della seconda edizione. Sì, Ci sta. ragazzi, cioè questa cosa di giocare sulle trame, fare strategia sulle trame pesantemente, cioè strategia che cambia proprio la partita, perché diciamo la verità, fino adesso, e probabilmente ancora per un po', stiamo vedendo, cioè diciamo che il gioco sulle trame è sempre stato in questa nuova edizione un po' passivo, cioè mettiamo trame per fare economia, per poter giocare i personaggi e sostanzialmente poche trame di controllo in maniera molto limitata, poche trame utility, diciamo così, normalmente la confisca, no? Certo. Cioè, però poche trame di utility o controllo. Invece questo gioco è sempre stato molto incentrato sul fatto di giocare trame giuste nel momento giusto, indovinare che trama giocherà il nostro avversario, avere la risposta nel nostro parco trame. E adesso pian pianino stiamo tornando di nuovo verso quel tipo di gioco, e vedete che anche trame come questa, come Vara, come altre che adesso usciranno, eccetera, eccetera, ci porteranno verso quello. Ovviamente tutto questo sarà un po' limitato e cambia essenzialmente il concetto, cioè il gioco è anche sull'economia, no? Ovviamente l'economia cambia tutto rispetto alla vecchia edizione, però il gioco sta tornando a essere più incentrato sulle trame, e questa è una cosa che ci piace molto, almeno a noi vecchi giocatori un po' piace tira di molto, diventa anche forse un pochino più tattico, comunque in certe dinamiche diventano, bisogna saper leggere meglio le partite in un certo qual senso e fare un po' di gioco anche su quello, però è una cosa che si aggiunge al gioco, penso che sia solo che positivo. Ok, direi che abbiamo terminato. chiuso. Non ci sono più carte, è finito. Esatto, vi rimandiamo quindi ai prossimi video del Conclave. Non so esattamente quando vedrete questo video, in quale momento, appena sarà possibile ovviamente ve lo faremo vedere, spero che sia in anteprima, speriamo di riuscire a farvelo vedere in anteprima sugli spoiler, che man mano escono. Anche perché sempre. di questo chapter... Sì, in questo momento mentre lo stiamo po'. girando non ci sono veramente tanti spoiler, quindi speriamo di poterlo far vedere in anteprima. Un saluto a tutti da Massimo. E dal Cal, ciao. Ciao. Nell'intimità? Sì, vai Andre. Siamo da soli? È il momento intimo questo. Se siamo da soli possiamo parlare fuori dei denti. Allora, Fantasmi di Arrenal, trama bella. Piace. Trama ci sta. Silenzioso come un'ombra. Ficcatelo nel quadernone, non tiratelo fuori tipo mai. Allora, gli artigli del gelo, lo dice la parola stessa, quando c'è del gelo, voi lo lanciate nel camino, così siete più tranquilli. Ci scaldiamo per riscaldate. inverno, era la carta per l'inverno questa. Sorelle del Silenzio ne hanno fatte a costo 3, quindi un cesso. Già facevano cagare nell'edizione precedente, qua figurati, ancora più Cagare no, cagoso. però Questa è una carta assolutamente OP e questa è una merda perché essendo OP è Martel, ma era giusto perché ovviamente quando c'è OP è Martel e fa schifo, la vedremo giocata tantissimo e quello mi verrà da vomitare. Tra l'altro un'illustrazione orrenda. Poi cosa abbiamo? Mirsella Baratheon, sì, carta carina. Meno male che non ha sbroccato. endorsement solo per il fatto che finalmente dopo almeno 10 l'hanno anni chiamata Baratheon. l'hanno chiamata giusto. Vabbè. Ma porca di quella puttana, Eva, Legia, schifa. Ma una volta che ci date una carta fottutamente bella, solo Daenerys. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Cioè, solo lei? No, no, se la posso tacciare solo a lei, no. E quindi questo è inutile come un culo senza il buco, ovviamente carta da chiaffa. Cioè, è proprio orribile. Me ne frego che mi sconta il calderone, ma me ne sbatto proprio le palle. Tra l'altro una carta su 60. Dice, torniamo sempre lì. Benedicilo con il sale è benedicilo col quadernone in realtà, perché fa schifo. Cioè, ci sono altri modi per farlo. Purtroppo Elia fa pena, non so neanche chi sia, ma cioè comunque ha un effetto del cazzo. E il bordello, anche questo, cioè tutte quelle con i nomi che non conosciamo fanno irrimediabilmente schifo, anche questa fa veramente cagare, senza senso. Sto schifo di Joffrey lo vedremo giocato sicuramente perché il suo effetto alla fine della fiera è forte, però meno male che l'hanno fatto scarso, cioè che l'hanno fatto che è una merda, perché quando entra ti ammazza qualcuno e poi dopo rimane lì a morire anche lui male, con un gonfio come quello che è. Rituale di Rillor secondo me è una carta no, costa, ti devi tenere in piedi la gente, non ha senso, non ha molto senso. Invece questo qua io lo apprezzo, questo qui altro che vecchio Davos Stewart che non te ne liberavi, questo qua uccidimelo pure, intanto magari ho pescato 3 carte.
Fortissimo, Per quelli che hanno paura del protetto. fortissimo. Anche il pugnale di vetro di drago, pugnale di ossidiana, gran bella carta, grande bella carta. Questa qua sostituirà in tronco le Practice Blade. Io ne sono ancora convinto, da video, vedrete, poi mi direte di no. Il Craster è Crasto, grande Craster. Cacchio, potevano farlo Forza 5 già che c'erano, così potevamo usare Proxato, quello della scorsa Sì, edizione. costo 2, Sì. lo proxavo subito. Offerta della pesca. E offerta di quadernone, via. Mamma mia, che schifo. Brienne di Tarti invece è ottimo. Una fame in quello più. che fa. È una fame in più. Fa quello che fa. Fa quello che deve fare in casata. Una fame in più. Perfetto. Arenal ne ho parlato tanto, questa carta purtroppo purtroppo è facile da usare. Fa schifo perché è facile da usare. Però è bella. È troppo facile da usare. È Quindi bella. la vedremo giocata in tutte le salse e gli Stark ritorneranno dove devono stare. Quindi giustamente adesso erano messi bene, adesso sono un po' più giù per il Valar, ma torneranno in auge, vedrai. Anche se E secondo me, Bolton è una gran bella carta. butto lì, secondo me i Stark reggono Valar molto meglio di quanto non si pensi. Beh, è vero, ma la gente sembra che non se ne accorga. Eros Bolton è una gran bella carta, non fa quello che faceva le precedenti edizioni, grazie Un perché... po' costosa, però va in combo. No, ma ci sta. Va ci troppo sta. in Gran bella combo carta, con gran tutte le bella carta, meccaniche. sì, ci sta, perfetto. Cioè, gli Stark, stavolta un bel bacetto glielo diamo. Ciao a tutti.